Ciao a tutti, ciao, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Grazie di essere qui con me. E proprio per voi oggi una nuova creatura nata proprio finita ieri sera e vi ho registrato passo dopo passo, non vi lascio neanche un secondo e potrete realizzare questo meraviglioso cardigan in tutta la sua bellezza, perché lo amo veramente tanto questo cardigan, a parte che tutte le mie creature io le amo, ma questo cardigan, a parte il filato che è morbidissimo, è piacevole, leggerissimo come filato, questo cardigan proprio è super piacevole da realizzare e basta capire come si inizia e poi seguite me per le parti più delicate, quali l'allungamento, eccetera, eccetera, il gioco è fatto, riuscirete a realizzarlo in un batter d'occhio. Allora, adesso ovviamente noi abbiamo la metà del nostro corpo, ma io perlomeno qui non ci sto, devo allargare. Io ho trovato solamente il diametro, la circonferenza comunque del mio braccio e l'altezza del mio sottomanica, quindi dall'ascella che è qui fino alla mia spalla che è qua sopra. Quindi ho trovato questo, ho chiuso la mia manica, però ovviamente non mi basta per questa parte qui del corpo, devo andare avanti e lo facciamo insieme. Come noterai, io qui sono già andata avanti, vedi? Sono già andata avanti, qui è la mia chiusura e sono andata avanti per due parti per arrivare al punto di larghezza, anche perché poi comunque di larghezza del mio corpo. Devo ancora ovviamente provarlo, intanto l'ho sospeso e ho iniziato l'altro. Quando le avrò tutte e due le chiuderò con dei marcapunto e la proverò per vedere se come larghezza va bene. Se non dovesse andare bene lo continuo sia la metà destra che la metà sinistra in questo senso che adesso ti faccio vedere, fino ad arrivare alla larghezza che a me occorre. Devo tener conto che comunque a questa, e questa è la stessa cosa che devi tener conto tu, che quando noi, ecco perché mi sono fermata qui e adesso vediamo se devo andare avanti o no. E quando abbiamo finito e chiudiamo la schiena, devo fare un giro o due, cioè minimo sono due giri perché quindi non è un giro o due, diciamo dai 4 ai 6 giri, ecco, in base a quello che mi occorrerà. Un giro è inteso questo, cioè questo. Qui non vedi, ma c'è il nostro archetto e sopra abbiamo fatto il ventaglietto, quindi questo è un giro. Io intendo 1 o 2 giri in questo senso, perché andiamo a fare tutta la rifinitura che riprende anche la parte dietro il collo, eccetera, eccetera. Quindi al momento mi sono fermata qui. Tante storie per dire, al momento mi sono fermata qui, poi lo proverò e vediamo se è sufficiente. Ma andiamo a vedere come andare avanti per allargare il nostro cardigan. Ok, allora partiamo da dove ci siamo lasciati, così non tagliamo il filo. Che ne dite? È una buona idea? Io cerco di tagliarlo il meno possibile. Quindi riprendiamo la nostra asolina. Noi abbiamo chiuso la manica dal polsino, diciamo, non è polsino, comunque dalla fine del braccio alla spalla, quindi io riprendo esattamente dalla spalla. Ok, andiamo a fare una catenella, rientriamo di nuovo dentro. Allora dentro cerca tu una posizione dove ti è più congeniale. Io cerco di entrare in questa catenella, cerco di entrare qui, così mi rimane bella. Ok, perfetto. Io sono entrata nella catenella, quindi ho preso tutto e sono entrata nella catenella e ho fatto la prima maglia bassa. Poi vado a vedere come ho fatto l'altra perché lo voglio fare nel modo identico. Quindi la seconda maglia bassa l'ho fatta qui, ok, anzi no, no, invece è giusto. Quindi abbiamo fatto la prima maglia bassa proprio io l'ho fatta nella catenella, quella di chiusura del braccio, ok. Poi la seconda maglia bassa, diciamo nell'altezza
proprio dell'angolino, la terza la faremo nell'altezza dell'angolino opposto. Ora andiamo a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4. Andiamo nell'archetto e faremo 3 maglie basse, 2 e 3. Ora 1, 2, 3 e 4, andiamo sul ventaglio e andiamo a fare le nostre 3 maglie basse. Praticamente stiamo cercando di ripristinare il nostro giro e ovviamente c'è questa aggiunta qui che è quella della chiusura, no? E di conseguenza dobbiamo adattarci. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3 e 4, poi saltiamone 1, 2, 3 nella quarta, vado a fare maglia bassa e maglia bassa. Ok, tu adesso siamo partite insieme, vai avanti così per l'apertura del davanti, diciamo, o può essere quella della schiena, fai l'angolo, lavora tutta la parte sotto, fai l'angolo, lavora l'altra parte dell'apertura che sarà o il dietro o il davanti, poi lo vedremo, e ti aspetto qui in questo punto per congiungere questo primo giro di allargamento del nostro cardigan, che è fondamentale perché da qui poi potete allargarlo quanti giri voi necessita. Bene, come vedete sono arrivata alla fine del primo giro dell'allargamento, dove ci sono gli angoli. Ovviamente ho rispettato sempre i punti che abbiamo fatto, ok? Quindi le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nei 2 angoli che ci sono rimasti, 1 e 1, 2, e poi le 4 catenelle, una maglia bassa soltanto nel primo archetto. Quindi ho rispettato esattamente tutto ciò che abbiamo già fatto. Ok, adesso sono arrivata a dovermi congiungere alla prima maglia bassa, quindi continuo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Come ho, vedi che qui la maglia bassa l'ho fatta proprio in centro, una maglia l'ho fatta dove c'è l'ex angolo e una maglia farò qui dove c'è l'ex angolo, maglia bassa, e poi mi vado a congiungere con la prima maglia bassa che ho fatto, che è qui. Ok, vediamo se riesco a prenderla. Ok. Chiedo scusa, entra nella prima maglia di questo giro come ho fatto e poi lo passi direttamente con una maglia bassissima all'interno della solina. Ecco, quindi adesso qui abbiamo 1, 2 e 3 maglie basse. Ricorderete sicuramente che dove ci sono le 3 maglie basse, nella maglia centrale andiamo a fare una maglia bassa, quindi io tiro su una catenella, rientro nella stessa maglia e qui sarà veramente proibitivo, comunque non è vero, invece ci sono entrata molto facilmente, e faccio una maglia bassa che sarebbe la mia prima maglia bassa del giro. Ok, bene, quindi in questo archetto io devo fare le 9 maglie alte, giusto? Qui questo archetto, il primo, che è sopra, come vedi, sopra l'ex angolo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ho detto 8 ho detto una ho fatto un errore, sono 9, non so cosa ho detto, ma mi pare di aver detto 8, comunque sono sempre 9, quindi 8 proprio no. Ok, e 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi nella centrale delle 3 maglie basse entro e faccio la maglia bassa e poi vado con i miei ventaglietti da 9. Ok, quindi adesso, da adesso in poi è tutto molto molto semplice, perché
dove ci sono le 3 maglie basse, lo sapete, in quella centrale farete una maglia bassa, il ventaglietto da 9, maglia bassa, ventaglietto da 9 e andate avanti così per i 3 lati, perché ora ne abbiamo soltanto 3. Quando tornate da questa parte, dove c'è la prima maglia bassa, cosa fai? In questo punto inserirai l'uncinetto, tiri fuori l'asolo e fai una maglia bassissima, quindi colleghi praticamente le due cose. Ovviamente ti trovi qui sulla maglia bassa, mentre dovresti trovarti sul ventaglietto, parlo del giro successivo. Quindi cosa fai? Con delle maglie bassissime passerai, supera 1, 2 e 3 con delle maglie bassissime e nella maglia centrale, che è la quarta, inizia a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Poi farai le 4 catenelle, 3 maglie basse, 4 catenelle, vai sull'archetto, perché non riesco a fartelo vedere perché non l'ho ancora fatto. E facciamo che io farò tutto il giro, poi ti faccio vedere. Facciamo così? Dai. È meglio perché non riuscivo a spiegartelo come si deve, quindi ho preferito fare tutto il giro, quello dei ventaglietti, quindi sarebbe il secondo giro dell'allargamento del nostro cardigan. Sono arrivata qui, ok, sono arrivata, vedi, questo è il primo ventaglietto che ho fatto, qui abbiamo le 2 maglie, anzi qui ne ho fatte 2, dovevano essere 2, io adesso ne sto vedendo soltanto una, va bene, facciamo così. Allora qui dove c'è, qui abbiamo l'ultimo archetto, qui dove c'è una sola maglia bassa, che avrei dovuto farne 3, ma va bene, in questo archetto dovevo farne 3 ma ce ne sono solamente 2, ho fatto praticamente la stessa cosa come se ci fosse ancora l'angolo, ma l'angolo non c'è più, vedi? Non c'è più. Quindi in questo punto dovevano esserci 3 maglie basse, ma non importa, io ne ho solo una, mi aggancio in quella che ho. Se tu invece ne hai fatte 3 correttamente, metterai questa maglia bassa nella maglia bassa centrale del giro precedente. Se ne hai solo una come me, fai come ho fatto. Quindi una maglia bassa sulla maglia bassa e poi mi fai le ultime 9 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, invece questa era giusta perché qui ce ne andava una soltanto, ok? E ogni tanto perdo i colpi anch'io, devi aver pazienza. Allora questa è la maglia bassa iniziale, io entro nella maglia bassa iniziale, prendo il filo e lo porto all'interno e abbiamo chiuso il nostro secondo giro. Ecco, quello che ti dicevo era questo: per partire con il terzo giro e tutti i giri dove hai l'archetto devi salire sopra il ventaglio. Ok, in che modo? Entri nella prima maglia bassa e fai una maglia bassissima, nella prima maglia alta e fai una maglia bassissima, nella seconda maglia alta una maglia bassissima, nella terza maglia alta una maglia bassissima, entri ora nella quarta e fai una maglia bassa e qui inserisci il tuo marcapunto perché è la prima maglia dove tu andrai ad agganciarti, poi farai la seconda e la terza maglia bassa, ok, come sempre abbiamo fatto, solo che abbiamo dovuto portare il filo nella parte centrale del nostro ventaglio e poi procedi, quindi sono 4, 1, 2, 3 e 4 catenelle, stessa cosa, 1, 2, 3 le salti e 3 le lavori con le maglie basse, 1, 2 e 3. Ok,
e prosegui così per tutto il giro, rispettando sempre gli angoli, quelli in fondo, che ne hai due, uno da una parte in fondo alla metà cardigan, e uno dall'altra. Vado avanti anche per questo giro e ti faccio vedere come ripartire. Ecco, quando so che posso lasciarvi, vi lascio. Quando penso che potete avere qualche dubbio, sono un pochino più, un pochino più lenta con il video, quindi diventa un po' più lungo, ma non importa. L'importante è che voi e tu in questo momento che mi stai seguendo, che riesci a fare il cardigan esattamente come va fatto. Quindi per me è importantissimo. Quindi faccio questo giro e poi ti faccio vedere come ripartire con i ventaglietti. E guarda, ho finito il giro anche degli archetti, ok? Quello che abbiamo iniziato. Adesso l'ho finito e sono qui. Allora, dove ho messo il marcapunto e la prima maglia bassa di 3, tolgo il marcapunto e congiungo il mio uncinetto, lo inserisco nel primo, prendo il filo e lo porto all'interno. Quindi praticamente, ok, abbiamo chiuso anche il giro degli archetti. Tu dici, ok, e da qui come riparto? Molto semplice, devi andare sulla seconda maglia bassa, quindi entri nella seconda, porta il filo dentro e adesso mi fai la maglia bassa. Ok, a questo punto qui partirai con le 9 maglie alte. Ok, adesso li conosci proprio tutti i giri che devi fare. Se per caso ti sei dimenticata il giro magari con gli archetti o quello con i ventagli, ecco, riprendi, torna un pochino indietro così guardi come inizio io. Andando in questo modo tu devi raggiungere la metà del tuo corpo, ok? Quindi io ho qui l'altro, quindi l'altra metà che ho finito, questa sarà la mia spalla, ok? Quindi questa sarà la mia spalla, qui sarà la parte della schiena dove noi andremo a congiungere le due parti, ma lo vedremo dopo. Intanto vai avanti fino a raggiungere la tua metà corpo, ok? Come l'hai raggiunta devi farne un altro identico che ti servirà ovviamente perché questo è un braccio soltanto, ci serve anche l'altro e l'altra metà corpo, quindi ritorna indietro nel tutorial all'inizio, ricomincia da capo un altro pannello, un altro esagono e poi ritorna qui quando ne hai due per fare l'unione delle due parti. E poi ovviamente andiamo a fare tutto il resto o allungarlo perlomeno. A me questa lunghezza non basta, quindi dobbiamo allungarlo. Andiamo a fare tutto insieme. Bene, quindi abbiamo fatto le due parti, siamo arrivati alla metà del nostro corpo, abbiamo messo dei marcapunto per poterlo provare, io l'ho provato, va benissimo, ve l'ho messo sul manichino per vedere appunto come io sono arrivata. Qui faremo insieme adesso la cucitura della schiena e ho lasciato solo per questa è la mia taglia ovviamente, voi lascerete i ventaglietti che desiderate. Io ne ho lasciati diciamo dalla cucitura, questa fa parte diciamo della riga della cucitura, ne ho lasciato uno e poi ho messo il segnapunto nel secondo. La stessa cosa ovviamente ho fatto dall'altra parte, questo fa parte della cucitura. Questo, c'è il ventaglio che corrisponde alla cucitura, ne ho lasciato uno e ho bloccato l'altro. Mi rimangono allora oltre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ventagli da chiudere. Ok, quindi adesso andremo a chiuderlo insieme. Voi posizionate il punto della scollatura dove voi desiderate, tenendo conto che poi dovremo andare avanti degli altri giri e quindi qui si riempirà, ok? Quindi salirà un pochino. Il davanti, solo per farvi vedere come rimane, ecco, il davanti è questo. Poi, in base ovviamente a quanti giri noi faremo per la bordura, che poi è il proseguimento, quanti giri faremo, sarà più o meno accollato,
Ok, in base a quanti giri faremo. Si può lasciare anche così e semplicemente andare ad allungare il nostro cardigan. Ok, andiamo sul banco lavoro per chiudere la schiena. Ok, adesso che abbiamo messo i nostri marcapunto, quindi io ne ho lasciato uno sotto e uno sopra che mi dà il stop, lo stop perché qui ci sarà la scollatura, mettiamo anche questa volta come per la spalla a rovescio, quindi dobbiamo lavorarlo a rovescio. Questa era la parte avanti e qui abbiamo il nostro retro al rovescio, così. Ok, partiamo dal chiudere la parte sotto per arrivare allo scollo. Perché da sotto? Semplicemente per un motivo, perché se partiamo da sotto possiamo poi regolare eventualmente la scollatura in base, cioè quando arriviamo qui metteremo un segnapunto e lo proviamo nuovamente per vedere se la scollatura dietro va bene o se dobbiamo scucire un po' o se dobbiamo portarla un po' più in alto. Quindi possiamo giocare un po' di più, no? Se iniziamo a cucire da sotto. Quindi abbiamo il filo a nuovo, nel mio caso perché ce l'avevo in alto, quindi devo per forza agganciarmi, e quindi andiamo ad agganciarci nella parte bassa mettendo il dritto contro dritto e andrò a cucire in questa parte qui, che poi cucire non è proprio giusto perché non è tanto un cucire quanto lavorare. Io lo chiudo con delle catenelle ad uncinetto. Quindi entriamo da questa parte con il nostro filo, io faccio sempre una torsione dietro con il filo a nuovo, poi prendo il filo del gomitolo, faccio una catenella, poi rientro di nuovo nello stesso punto e faccio una maglia bassissima. Ok, perfetto, mi sono agganciata. Adesso vado dalla parte opposta, quindi mi sono agganciata nella prima catenella, vado anche di qua nella prima catenella, entro, prendo il filo del gomitolo, che è questo, lo porto dentro alla mia catenella dell'ex angolo e dentro l'asolina della maglia bassissima. Bene, siamo pronte. Siamo pronti. Allora, questo è il filo e la codina e questo è il filo del gomitolo. Andiamo a fare 3 catenelle. Ora andiamo nella prima, nella seconda catenella di questo archetto, gira bene come abbiamo fatto per la spalla, gira bene la catenella in modo tale da vedere la parte dritta e prendi quella interna. Fai la stessa cosa dalla parte opposta, quindi 1 e 1, 2, ok, fai passare in tutte e due e poi chiudi con una maglia bassissima. 1, 2, 3 e 4, solo le prime sono da 3, 4, stessa cosa, andiamo a stessa cosa che abbiamo già visto, 1, 2, 3, nella quarta giro il mio ventaglietto, 1, 2, lo vedi meglio da qui, 1, 2, 3, questa è la quarta, lo giro, lo prendo, vado dalla parte opposta e vediamo 1, 2, 3, nella quarta prendo quella interna. Ok, né più né meno di quello che abbiamo già fatto, però dobbiamo farne 3 qui, quindi prendiamo anche quella successiva nella maglia interna, scusami, e in quella successiva nella maglia interna. Ok, di nuovo 1, 2, 3 e 4, andiamo nel ventaglietto successivo, 1, 2, 3, nella quarta interna,
e nella quarta interna, quindi solo uno ne prendo, vedi, solo un filo. Prendo il filo e lo porto dentro e lo faccio per altre 2 volte nella maglia successiva. Ok, facciamolo ancora una volta insieme. 1, 2, 3 e 4, ventaglietto e ventaglietto. Allora 1, 2, 3 non le lavori, la quarta la giri, prendi questa parte qui interna, cioè interna, verso l'interno, e di nuovo 1, 2, 3, interno. Prendi il filo e lo porti dentro. Devi farne altre 2. Quindi entro, 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 entro. Ok, e vai avanti così, 4 catenelle e di nuovo 3 maglie bassissime, prendendo sia il ventaglio che è verso di te che il ventaglio dalla parte opposta, come ho fatto qui. Finiamo tutta la cucitura fino alla scolatura. Ok, quindi abbiamo cucito dalla parte bassa, adesso l'ho messo di nuovo sul dritto e ci ritroviamo con questa cucitura nella parte dietro. Adesso qui ho ancora il marcapunto, io penso che partirò da qui per iniziare a fare diciamo un'alzatina in questo punto, e ovviamente facendo l'alzatina dovrò poi girare tutto intorno per diventa anche diventa anche un allungare, ok, il mio cardigan. Quindi adesso ci ritroviamo di nuovo, riprendiamo da qui. L'ho provato, quindi provalo anche tu e guarda se va bene questa altezza dello scollo dietro, ok? E torniamo al lavoro. Te lo faccio vedere meglio ancora qui. Come vedi ci sarà questa catenella che è la divisione tra i 2 pannelli e io la trovo molto molto decorativa, mi piace moltissimo come sta, difatti è quella che ho scelto appunto per unire le parti. Ok, adesso noi dovremo partire da questa parte, c'è da fare questo ragionamento perché io lo sto studiando con voi. Allora, se noi adesso dobbiamo andare a fare, io vedete dove ho il filo e sicuramente mi ricongiungerò adesso su queste 3, quindi questa è la parte centrale, inserirò il mio filo da questa parte in modo tale da cercare di utilizzare questi 2 mezzi ventagli per calcolarne uno soltanto. Dobbiamo fare attenzione che non svolazzino troppo, che non siano un po' troppo abbondanti. Quindi ora proviamo in questo modo. Ah no, io il filo ce l'ho qui invece, però io non voglio partire da qui e quindi lo taglierò. Taglio il filo e riparto. Difficilmente prendo questa decisione di tagliare il filo, però in questo caso per me è necessario. Quindi per trovarmi nel punto giusto preferisco partire dal ventaglio, perché qui abbiamo questa parte che io devo cercare di chiudere. Una cosa che non vi ho detto, ma sicuramente l'avete visto, l'ultimo giro, come anche per la chiusura delle maniche, delle spalle delle maniche, è quello dei ventaglietti. Ok, ma era palese, vero? L'avete visto come che l'ho chiuso con le catenelle, quindi cercando di far congiungere i ventaglietti. Allora, adesso io mi aggancio 1, 2, 3, li salto e mi aggancio nella quarta. Ok. C'è troppe cose qua, mettiamo un po' a posto, questo via e tu puoi stare anche qua. Ok, facciamo una catenella, entro dentro e faccio una maglia bassa, quindi 1, 2 e 3. Adesso come al solito farò le mie 4 catenelle, 2, 3 e 4. Ecco, e qui ci troviamo con la nostra chiusura della schiena.
Allora, io voglio fare le 3 maglie basse qui, 1, 2 e 3, e proviamo a vedere se mi tira troppo. Quindi ne facciamo una qui, una in centro, vedendo di prendere non solo questo filo ma anche quello giù, in modo tale che non formi tipo un buco, 2, e poi vado nell'archetto, nel ventaglietto opposto e vado a fare, quindi vediamo di farlo nello stesso punto, 1 2 nella terza, 1 2 nella terza, quindi qui, ok. No, questo filo lo devo cucire, quindi inutile che me lo porto dietro, ok. Quindi 1 2 3, e quindi vado qui e faccio la terza maglia bassa, poi 1 2 3 e 4, salgo 1 2 3 e nella quarta vado a fare 1 2 e 3 maglie basse. Ok, quindi questo sarà il retro del nostro collo e qui ci saranno i 2 ventaglietti. Quindi adesso vado a finire tutto il giro con gli archetti formati da 4 catenelle e 3 maglie basse, come sempre abbiamo fatto il giro degli archetti, quindi 1 2 3 e 4, e vado 1 2 3, li salto, 3 li lavoro con le maglie basse, 1 2 e 3, e continuo così. Quando arrivo nell'angolo giù in basso lavorerò l'angolo come sempre l'ho lavorato, continuo, faccio tutto il perimetro e ci ritroviamo ad agganciarci qui nella prima delle 3 maglie basse che abbiamo fatto. Magari segnala, aspettami, ecco, questa è la prima delle 3 maglie basse che abbiamo fatto, quindi magari metti un marcapunto così sappiamo che è lì che dobbiamo agganciarci. Quindi da qui salteremo qui. Ci ritroviamo nel prossimo giro, cioè prima chiudiamo e poi faremo il giro dei ventaglietti insieme, così vediamo se gira bene o no. Riprendo la registrazione perché vi troverete poi svoltato l'angolo del nostro cardigan nella parte centrale della parte sotto del cardigan, e magari vi domandate come devo andare avanti. Allora, in questo modo ho fatto, questo è l'ex angolo e questa è la chiusura del mio cardigan, vedi l'unione del mio cardigan dietro. Ok, come tu vedi questo è l'ex angolo e qui abbiamo l'archetto. In questo archetto ho fatto le 3 catenelle, vedi, scusami, in questo archetto ho fatto le 3 maglie basse, 1 2 e 3, poi ho fatto 4 catenelle, ho superato l'unione, l'ho superata e sono andata dopo l'ex angolo della parte opposta a fare le 3 maglie basse. Ok, quindi in quest'archetto prima dell'ex angolo ho fatto le 3 maglie basse, 4 catenelle, e dopo l'ex angolo della parte opposta ho fatto le 3 maglie basse. Lo vedi? Ok? E poi continui ovviamente. Quindi 1 2 3 e 4 sono nella parte sotto, 1 2 3. L'ho ripreso proprio perché ho pensato a voi, ho detto magari non sapete come andare avanti. Ok, in questo modo. Ok, siamo arrivati, non mi sta più adesso, non riesco più a tenerlo fermo. Siamo arrivati a chiudere il primo giro. Ok, adesso vedi abbiamo lasciato il marcapunto nella prima maglia bassa, quindi andiamo a chiudere entrando con le 4 catenelle, entra nella prima maglia bassa, prendi il tuo filo e lo porti all'interno dell'asolina. Abbiamo fatto una maglia bassissima e abbiamo chiuso il nostro giro. Puoi togliere adesso il marcapunto e procedere con il giro successivo. Entriamo nella maglia bassa centrale, questa, con una maglia bassissima, catenella, entra di nuovo dentro e fai una maglia bassa. Ok,
rimetti il tuo segnapunto, che qui sarà il punto di unione del nostro giro. Ecco, qui è la prova del 9. Adesso la faccio io, ovviamente tu sarai andata avanti per vedere se ci riuscivo. Adesso vediamo di fare 9 maglie alte per il nostro ventaglietto, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, 1, 2 e 3 maglie basse. In quella centrale faccio la mia maglia bassa e poi vado nell'archetto successivo a fare la mia maglia, le mie maglie alte. Sono sempre 9, quindi vado a farle. E 9. Blocco nella terza maglia bassa, 1, e questa è la nella seconda maglia bassa, scusami, e blocco. Ok, allora vediamo un po' come gira, tenendo conto che qui mi andrà poi l'archetto. Io direi che va bene, adesso lo provo anche sul manichino. Vedi? Direi che gira molto bene, molto molto bene. Poi qui ci sarà l'archetto e qui ci sarà l'altro ventaglietto, quindi direi che va benissimo. Buona la prima. Allora, ciò che adesso devi fare è semplicemente andare avanti con la sequenza in tutto il perimetro, e ricordandoti però di una cosa, che ad un certo punto ti fermerai quando sei quasi arrivata proprio diciamo, alla larghezza che ti va bene sul davanti e sulla parte del collo, quindi comunque che ti va bene, ma tieni conto che dobbiamo poi allungare il cardigan, quindi andiamo in lunghezza, e l'ultimo giro, che quindi sono 2, no? I giri, quello degli archetti e quello del ventaglio, lo faremo di nuovo nel perimetro, quindi ricorda che avrai ancora da fare un giro, 2 giri poi sarebbero, per finire e concludere la parte. Poi ci saranno le maniche, comunque la parte del cardigan, ok? Quindi vai avanti fino alla misura che ti va bene, che ti piace, che va bene per te, ricordandoti che devi fare ancora poi un giro tutto intorno, ok? Ci vediamo quando io ho finito di completare questa parte per l'allungamento. Ok, adesso vi mostro come allungare il cardigan. Dobbiamo cambiare alcune cose, ho dovuto studiare il modo di poterlo lavorare da un lato all'altro e quindi dovremo cambiare le partenze, ma va bene, sono riuscita a trovare la combinazione giusta e quindi adesso la faremo insieme. Io ho fatto pochi giri, perché poi pochi giri nel senso di allargamento, perché poi voglio, dopo averlo allungato, continuare a fare almeno un paio di giri, e quindi già ci sono come misura. Io, come vedi, ho fatto proprio solo i giri che ho fatto insieme a te, quindi né più e né meno, non ho fatto altro, mi sono fermata al giro con gli archetti, ok? Quando quindi se tu ti fermi al giro degli archetti, mi lavorerai nella parte dritto, perché perché i ventaglietti li voglio lavorare nella parte dritto. A rovescio, perché andremo in giri di andata e ritorno, a rovescio lavoreremo invece gli archetti. Ok, quindi visto che gli archetti li abbiamo già, nell'ultimo giro ci sono gli archetti, quindi io adesso lavoro nella parte dritta del mio cardigan, ok, e devo collegare il filo a nuovo. Quindi vediamo di sistemarci meglio. Partiremo dall'angolo, ok? Ripeto, io devo fare il giro dei ventaglietti, quindi lavorerò nella parte dritta. Se tu hai in questo punto l'ultimo giro che hai fatto è quello dei ventagli, quindi non degli archetti ma dei ventagli, lavorerai a rovescio, però spero che tu
e ti sia fermata come mi sono fermata io, in modo tale da andare avanti insieme. Quindi siamo qui, andiamo nel nostro angolo, proprio questo, entriamo, non vedi che qui ce ne sono due, entriamo nel primo verso questa parte o nel secondo guardando il giro, quindi questo, e agganciamo il nostro filo. Catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Ok, ci sono tanti modi per ripartire, io preferisco partire in questo modo. Nella maglia successiva, questa, entro e faccio una maglia alta. Ok, queste sono le mie prime 2 maglie, le mie prime 2 maglie alte. Ora entro senza fare catenelle, non entro nel primo archetto, ma entro nel secondo archetto e vado a fare 3 maglie alte, soltanto 3, un gruppo da 3 maglie alte. Che vado a bloccare nella maglia bassa centrale con una maglia bassa. Ok, adesso, come sempre abbiamo fatto, facciamo le nostre 9 maglie alte e procedi così come al solito facciamo fino alla fine della nostra parte sotto del cardigan. Sicuramente no, non hai problemi, quindi vai avanti per tutto il lato sotto del cardigan fino ad arrivare dalla parte opposta, quindi dove c'è l'angolo. Bene, sono alla fine del primo giro dell'allungamento e finisco come sono partita, quindi qui ho 2 archetti, quindi ho fatto la mia maglia bassa dopo aver fatto il mio ventaglietto. Nel primo archetto che che trovo questo, vado a fare 3 maglie alte e 3, ignoro totalmente il secondo archetto, vado nella penultima delle 2 maglie alte dell'angolo e faccio una maglia alta, vado all'interno del mio foro dell'ex angolo, oramai lo chiamo così, e faccio una maglia alta. Bene, abbiamo finito così il primo giro dell'allargamento. Ora andiamo a fare il secondo giro. Quindi per il secondo giro dobbiamo girare il lavoro e lavorare sul rovescio. Ok, lavoriamo una maglia alta con soltanto 3 catenelle e poi andiamo nella seconda maglia, questa è la prima, questa è la seconda, e lavoriamo la seconda maglia alta un pochino meglio. Ok, in questo modo. Facciamo ora soltanto 3 catenelle, non 4, 3. Andiamo sulla terza, quindi quella centrale delle 3 del giro sottostante, e facciamo la maglia bassa. Ora, come normalmente facciamo 4 catenelle, 2, 3, 4, 1, 2, 3 le salto e lavoro 3, 1, 2 e 3 maglie basse. Ok, quindi di nuovo 3, 4 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie basse. Ok, continua così tutto il giro e ci troviamo alla fine del giro. Finiamo il secondo giro dell'allungamento come l'abbiamo iniziato, quindi abbiamo le 4 catenelle, andiamo sulla centrale delle 3 maglie alte sottostanti e facciamo una maglia bassa, solo 3 catenelle per arrivare alla fine del giro e mi fai una maglia alta sulla maglia alta e di nuovo una maglia alta sulla prima maglia alta.
o sull'ultima, ecco, nel senso in cui stiamo andando. E quindi abbiamo finito anche il secondo giro. Andiamo a fare il terzo giro dell'allungamento. Il terzo giro dell'allungamento parte girando il lavoro, lavorando le 2 maglie iniziali, quindi le 2 maglie alte, la prima con 3 catenelle e la seconda con una maglia alta, in questo modo. Adesso ignora quest'archetto da 3 catenelle e andiamo nell'archetto principale, quello da 4 catenelle. Quindi dopo aver fatto le 2 maglie alte, la prima con 3 catenelle e la seconda la maglia alta effettiva, entra nel secondo archetto e vai a farmi un ventaglio da 9. E prosegui come normalmente facciamo. Dopo aver fatto il ventaglio, entri nella centrale di queste 3 maglie basse e fai la maglia bassa, archetto da 9, maglia bassa, archetto da 9 e via dicendo fino alla fine del nostro giro. E finiamo il giro come lo abbiamo iniziato, quindi nel penultimo archetto andiamo a queste gaia, andiamo a fare 9 maglie alte, perché c'è qualche cagnolino che sta abbaiando fuori e quindi ovviamente le mie 2 non sono da meno. 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Ignoriamo l'archetto che abbiamo sotto e andiamo a fare subito le nostre maglie alte. Quindi ne abbiamo 2 e ne facciamo 2 in questo modo. Proseguiamo per il nostro quarto giro dell'allungamento, quindi giriamo il nostro lavoro. Abbiamo fatto il giro dei ventaglietti, adesso ci tocca il giro degli archetti. Lavoriamo come sempre le prime 2 maglie alte per partire sempre con 3 catenelle, quindi la prima maglia alta viene sostituita dalle 3 catenelle più una maglia alta. Questa è la partenza. Ora abbiamo l'archetto subito dopo, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo 1, 2, 3, nella terza iniziamo la prima delle 3 maglie basse. Ok, quindi in questo caso nel quarto giro si parte in questo modo, andate avanti per tutto il giro come di consueto, quindi sono 4 catenelle, 2, 3 e 4, e poi andiamo a bloccare saltando le prime 3 e facciamo le 3 maglie basse sopra le 3 maglie alte centrali e prosegui così per tutto questo giro. E finiamo così il nostro quarto giro come abbiamo iniziato. Si inizia e si finisce nello stesso modo, quindi con 4 catenelle andiamo sulla seconda maglia alta e andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta, in totale sono 2. Ok, finisce così il nostro quarto giro. Andiamo quindi a fare il giro numero 5. Giriamo il nostro lavoro, mi scivola sempre di più. Ok, ce l'abbiamo fatta, tiriamo su le 3 catenelle, 1, 2 e 3 più una maglia alta. Ok, nell'archetto che vedi, il primo, vai a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ok, adesso passa nella seconda 1 e 2 nella seconda maglia bassa e fai una maglia bassa e vai nell'archetto successivo a fare le tue solite 9 maglie alte. Ok, quindi siamo ripartiti con le 3 maglie alte
come abbiamo fatto nel primo giro, 3 maglie alte di partenza più le 2 ovviamente che sono quelle iniziali. Prosegui così e ci troviamo alla fine del quarto giro. 1 2 3 4, quinto giro. Finiamo il nostro quinto giro sempre come abbiamo iniziato, quindi io ho fatto il ventaglio da 9, vado nella seconda maglia, vedi, maglia bassa, quindi nella prima la salto, vado nella seconda sempre in quella centrale e faccio la mia maglia bassa, e poi nell'archetto finale vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3, e finisco lavorando le ultime 2 maglie alte del giro, quindi 1 e 2. Perfetto, e ho finito così anche il mio 1 2 3 4 5, il quinto giro. Andiamo a fare il nostro scusami, sesto giro. Ok, gira il tuo lavoro. Ok, ci ritroviamo con il giro. Allora, vediamo un po'. Guarda, ti faccio notare, adesso abbiamo rifatto il primo giro, vedi? Questo qui, quello con le 3 maglie alte, questo. Adesso rifacciamo questo giro, quindi tira su le 2 maglie alte, la prima è con le 3 catenelle e l'altra la maglia alta, questa, 1 e 2, 1 e 2 le abbiamo fatte. Ora andiamo a fare le 3 catenelle, fissiamo nella maglia alta centrale sottostante, così, e poi 1 2 3 4 catenelle, andiamo 1 2 3 nella quarta e facciamo il nostro giro normale. Vi sto praticamente affiancando tutti i giri per andare avanti nella lunghezza del nostro cardigan, quindi vai avanti così tutto il giro e ci troviamo alla fine. Allora, finiamo il nostro sesto giro sempre come l'abbiamo iniziato, abbiamo le 4 catenelle, andiamo nelle prime, vedi che ce ne sono 3 più 2 finali, quindi in quella centrale, e vai a fare una maglia bassa in questo modo qua. Poi fai 3 catenelle e vai nella penultima maglia alta, fai la maglia alta, nell'ultima maglia alta, quella delle 3 catenelle, vai su in testa e fai una maglia alta. Ok, finito anche il sesto giro. Andiamo a fare il settimo giro. Magari siete già arrivati alla lunghezza e quindi controllate che la lunghezza sia quella che state aspettando. Io comunque vi faccio vedere l'inizio del settimo. Allora, il quinto giro l'abbiamo già visto come primo giro, quindi il quinto giro era quello con le 3 maglie alte, vedi qui, primo giro, quinto giro. Questo giro qui, che è il sesto giro, l'abbiamo visto nel secondo giro. Ora andiamo a fare il terzo giro, quindi da qui in poi dovete semplicemente controllare. Dicevo, prima che smettesse di registrare, di controllare i giri sottostanti e ripeterli, quindi dovete ripeterli. Adesso noi dobbiamo fare il settimo giro, 1 2 3 4 5 6, dobbiamo fare il settimo giro che corrisponde a 1 2 al nostro terzo giro, ok? Quindi stiamo ripetendo adesso i giri, quindi voi dovete semplicemente guardare quello che abbiamo già fatto, quindi il settimo giro corrisponde al terzo, questo, quindi ciò vuol dire che andiamo a fare le 2 maglie alte, la prima è sempre con le 3 catenelle, guarda il terzo giro, poi vai a fare le 6, allora aspetta, 1 2 3, scusami, siamo qui, qui saltiamo questa catenella, questa,
la saltiamo quella da 3 e andiamo a fare le 9 maglie alte nel secondo archetto, quello classico da 4 catenelle. Ok, fatte le 9, vi agganciate nel centro, oramai lo sappiamo, e finite come abbiamo iniziato. Andate avanti in questo modo fino a ripetere la sequenza per quante volte volete che sia lungo il vostro cardigan. Poi andiamo a normalizzare questa parte insieme a questa. Ciò vuol dire che l'ultimo giro che noi faremo, noi siamo partiti con gli archetti, no, scusami, sì, con gli archetti, vedi, l'ultimo giro prima di allungare è stato quello degli archetti, quindi finiamo con gli archetti in modo tale da fare poi i ventaglietti tutto intorno e riprendere il nostro giro. Lo faremo insieme, tranquilla, lo faremo insieme. Ok, quindi andiamo avanti per la lunghezza che desideriamo e poi ci ritroviamo qui. Quando arrivate alla lunghezza desiderata, quasi, perché adesso io andrò a fare un giro tutto intorno, in tutto il perimetro del mio cardigan, quindi lo allungherò ulteriormente e lo rifinirò ulteriormente nella parte anche dell'apertura, ok? E così uguagliamo anche questa parte che è quella della lunghezza con i nostri ventaglietti. Quindi non farò una bordura, ma la bordura, diciamo così, sarà il proseguimento della lavorazione. Cosa devo fare? Devo ripristinare il mio angolo che avevo smesso in questo punto. Ho allungato il cardigan e adesso ripristino il mio angolo e quindi devo lavorare sulla parte dritta, perché andiamo a lavorare in cerchio, se vogliamo, ok, in tutto il perimetro, quindi non c'è più andata e ritorno, ma solamente un'andata, se vogliamo, chiusura e si ricomincia. Quindi devo lavorare sulla parte del dritto del mio lavoro. E sono arrivata, quindi porto il mio cardigan sul dritto, ho finito con gli archetti come avevo finito anche nell'apertura, ok? Quindi avevo finito con gli archetti, poi ho aumentato e adesso ho finito di nuovo con gli archetti in modo tale da trovarmi con la stessa lavorazione. Ora cosa faccio? Praticamente io riparto ma ridisponendo il mio angolo. Quindi vado a riprendere il mio angolo in questo modo, tiro su 3 catenelle e nello stesso spazio vado a fare la seconda maglia alta e quando tornerò chiuderò in questo punto in modo tale da riformare le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ma lo vedremo alla fine. Ok, adesso vado a fare le mie 4 catenelle, 2, 3 e 4. Entro nell'archetto e formo la mia maglia bassa. Adesso di nuovo 1, 2, 3 e 4. Scusami. Vado sopra nella parte centrale, la maglia bassa centrale, e faccio la mia maglia bassa. Ora in questo archetto vado a fare le mie 9 maglie alte e da qui puoi andare tranquillamente da sola o da solo senza problemi. Quindi fai le 9 maglie alte, fermi ogni archetto da 9 nel centro delle maglie basse con una maglia bassa e via dicendo, e arriviamo alla fine di questa parte che io sto lavorando la parte sotto in questo momento e sono partita da qua che diventerà il mio angolo, sto lavorando la parte sotto, quindi come hai compreso in questo momento lo sto ancora ulteriormente allungando e ci troviamo in questo punto dove vedrai proprio l'angolo nascere, perché qui hai visto solo metà angolo. Quindi finiamo tutta questa parte sotto come già conosciamo e ci ritroviamo in questo angolo e in questa parte che sicuramente vorrai farla insieme a me.
Allora, come vedi, ho lavorato tutta la parte sotto con i miei ventaglietti, sto finendo il giro con il mio archetto, la maglia bassa nell'ultimo archetto che ho sotto, e le 4, sì, adesso sono diventate 5, le 4 catenelle. Ok, andiamo a fare il nostro angolo prendendo, queste sono le mie 3 prime maglie alte, quindi entro nella parte alta di questa, diciamo, maglia alta simulata, ok, dalle 3 catenelle, entro e faccio 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nuovamente e faccio le mie 2 maglie alte. Come vedi, qui abbiamo l'angolo completo e sarà la stessa cosa anche nell'angolo che abbiamo iniziato a creare con le 2 maglie alte partendo. Ok, adesso abbiamo questa parte. Qui dobbiamo un attimino giostrarci noi, tenendo conto che io ho fatto solo x giri, tu sicuramente ne hai fatti meno o di più, no, sicuramente, probabilmente ne hai fatti di meno o di più, quindi devi cercare di orientarti anche tu, ok? Cioè cercare di trovare il tuo punto, guardando, magari ovviamente prendendo spunto da quello che io farò adesso. Allora dobbiamo andare a fare il giro degli archetti. Qui non abbiamo il giro dei ventagli, qui non abbiamo gli archetti, quindi dobbiamo inventarceli, in poche parole. I nostri ventagli li posizioneremo man mano. Sappiamo che dopo l'angolo abbiamo le nostre 4, 2, 3, 4 catenelle che andavamo normalmente a posizionare sopra le 4 catenelle, ok? Quindi noi supponiamo che siano 2 e 2, 4, quindi questa è la maglia alta vista in modo orizzontale, quindi 2 e 2, 4. Io entro, a questo punto entro in centro e faccio la mia maglia bassa e ho simulato la prima. Poi normalmente facciamo le 4 catenelle, 2, 3 e 4, e dobbiamo andare a fare il nostro ventaglietto. In realtà non è così che abbiamo fatto in tutto il cardigan, ma questa è una situazione dove bisogna adattarsi, quindi se noi abbiamo finito in questo modo, ricominceremo in questo modo. Quindi abbiamo fatto un archetto da 4, una maglia bassa in centro tra queste 2 maglie, 4 catenelle, e adesso andiamo a fare il nostro ventaglietto. Saltiamo questa maglia, allora questa la saltiamo, andiamo in questo punto dove vedo che l'archetto, vedi che fa panciotta, entriamo in questo punto, lo so, mi capisco solo io, mi capisco solo io, e andiamo a fare le nostre 9 maglie alte. Ok, quindi sono 2, 4, 6, 8, 9, perfetto. Saltiamone una, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia bassa. Perfetto, saltiamone una, c'è uno spazio, in quella successiva una maglia bassa, in questo modo qui. Ora vediamo un attimino dove siamo messi, perché dobbiamo far combaciare tutto. Qui abbiamo la nostra, il nostro ventaglio, io direi che andiamo bene, perché il nostro ventaglio, la nostra maglia bassa, adesso qui faremo il ventaglio, quindi saltiamone, vediamo quante ne abbiamo saltati, 2, se ne saltiamo 2 andiamo direttamente nell'ex angolo e direi che va proprio bene. Quindi cerca di vedere tu in quale punto entrare, perché io non so ovviamente quanti spazi hai, cioè quanto hai allungato il tuo cardigan. Se l'hai allungato più di me avrai più spazi da poter sistemare, quindi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, qui inseriamo la maglia bassa e qui andiamo a fare le nostre
9 maglie alte e proseguiamo. Adesso non hai più problemi perché hai trovato la via. Al ritorno dobbiamo guardare esattamente come abbiamo fatto di qua. Io quindi ho fatto 1 e 2 ventaglietti, chiudo nello stesso modo. Questi sono esagerati in questo angolo, ma ne ho bisogno per prendere un pochino di morbidezza. Scusa, dicevo, questi sono esagerati nell'angolo, questo è il nostro angolo, nel lato angolo, ma ne ho bisogno per dare un pochino più di morbidezza al giro in questo momento. Nel prossimo giro vedrò se è necessario invece chiudere questo archetto o se fare meno catenelle. Lì puoi regolarti anche tu in base a come vedi, se sfarfalla un pochino o elimini decisamente uno dei due archetti oppure fai meno catenelle. Io vado avanti così. Io vado avanti così. Se ho cambiato qualcosa poi ti faccio vedere, fai tutto il giro, poi avrai il lavoro già impostato. Quando arrivi nell'angolo opposto, come ti dicevo, qui rifai esattamente le stesse cose che hai fatto da questa parte insieme a me. Lo rifai e ricordati che questo è l'inizio che abbiamo fatto insieme. Vedi perché non lo volevo fare scuro, perché nello scuro poi si nota meno. Ecco, vedi, questa è la maglia, diciamo le due maglie dell'angolo. Quando arrivi da questa parte inserisci l'uncinetto qui per fare le ultime due maglie alte e ti colleghi in questo punto per fare, hai presente come abbiamo sempre fatto, la chiusura e l'unione del giro. Poi ovviamente 3 catenelle, la maglia alta che è metà del tuo angolo e continui con le sequenze. Quindi diciamo che se non trovo altre problematiche, ora riesci ad andare avanti. Fai tutti i giri che vuoi, che ti serviranno sia per continuare ad allungare il tuo cardigan che per rifinire la parte del cardigan, l'apertura del cardigan. Io l'ultimo giro lo farò con i ventaglietti in modo tale da rifinirlo decisamente. Ora, io ho finito praticamente la mia bordura ed è venuto perfetto, perfetto, perfetto. Proprio così come ve l'ho spiegato, è venuto perfetto, mi piace tantissimo. Questa poi lo vedrete sul manichino. Sono andata avanti quanti giri? Allora, da che ho rifatto l'angolo ho fatto 1 2 3 4 giri in totale. Ok, adesso dobbiamo pensare a come fare la manica. Innanzitutto io per questo modello voglio fare una manica non aderente, quindi la voglio più abbondante. Spero di riuscire a farmi anche delle foto così da farvi capire che cosa intendo per non abbondante. Quindi la lascio andare, ma riducendo un attimino il numero delle maglie che ci sono nei nostri ventaglietti. Quindi anziché fare le solite 9 io ne farò 7 da subito, quindi da dove riprendo le maglie e andando avanti così. Se la volete fare più stretta, io questo modello lo vedo proprio così, ma se la volete avete la necessità di farla più stretta, oltre a ridurre le maglie del ventaglio e ovviamente le catenelle, no? Adesso vi faccio vedere. Oltre a ridurre le maglie del ventaglio, dicevo, diminuite anche il numero di uncinetto, in modo tale che piano piano tra le maglie ridotte e il numero di uncinetto la vostra manica si stringe, al contrario se volete allargarla. Quindi andiamo a vedere come usare questo punto in modo circolare, ok? Quindi chiuderemo il giro e ricominceremo e partiamo subito con la manica. Io questa la sto per finire e adesso riprendiamo la manica a nuovo per farvi vedere come riprendere le maglie. Quindi abbiamo la nostra manica dove abbiamo chiuso, quindi praticamente la manica da far crescere. Attenzione, se voi la volete lasciare così nessun problema,
L'unica cosa, vi consiglierei almeno di fare un paio di giri in modo tale da normalizzare questa parte qui, perché altrimenti vi ritroverete proprio questa parte, vedete? Questa parte di aggancio dove c'è la nostra cucitura senza i ventaglietti, quindi almeno il giro degli archetti più quello dei ventaglietti ve lo consiglierei. Poi ovviamente vedete voi, per carità, però io per esempio me ne farò una estiva e andrò avanti ancora per 2 giri, in base poi ovviamente anche alla dimensione che farò, comunque sia andrò avanti almeno 2 giri. Ok, detto questo, questa è la cucitura, io parto da sotto, quindi diciamo più o meno dove c'è all'altezza della nostra ascella, quindi qui. Visto che devo fare l'archetto, allora filo nuovo innanzitutto, partiamo quindi da più o meno nella parte centrale in corrispondenza proprio alla nostra ascella, quindi sopra questo ventaglietto, lasciandone 1, 2, 3, entro e vado a fare bene la prima catenella, rientro e faccio la mia prima maglia bassa, la segno con, aspetta che non mi piace come l'ho fatta, ok, rientro e faccio la maglia bassa, ok, molto meglio, e la segno col mio marcapunto. Ok, adesso ne facciamo sempre 3 maglie basse. Ok, ora anziché fare 4 catenelle, 4 catenelle, ne facciamo soltanto 3, 1, 2 e 3. Andiamo 1, 2, 3 e andiamo a fare le 3 maglie basse, 2 e 3. Attenzione, se non volete leggermente restringere la manica, ovviamente continuate con la lavorazione normale, quindi che sono le 4 catenelle e le 3 maglie basse. Io invece devo fare come ho fatto con l'altra manica, quindi ho fatto solo più 3 catenelle, quindi 1, 2, 1, 2, 3 nella quarta. Ok, vado avanti quindi con le 3 catenelle e ci siamo, quindi a questo punto non stacco, 1, 2, 3, vado qui, 2 e 3. Ok, perché questo? Perché voglio farvi vedere come andare avanti proprio in questo punto qui, che io devo fare uguale all'altra mia manica, quindi riprendo l'altra mia manica e vediamo come sono andata avanti. Lo vedi anche tu. Allora, praticamente cosa ho fatto? Sono andata avanti con le 3 catenelle, 1, 2, 3, dentro questo archetto e ho fatto le mie 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse, poi ho fatto 1, 2 e 3 catenelle, poi sono andata nel centro del mio ex angolo e ho fatto una maglia bassa, poi sono andata in centro dove c'è la cucitura, questa centrale, sono entrata e ho fatto una maglia bassa e poi sono entrata in questo punto dove c'è il foro dell'ex angolo e ho fatto la terza maglia bassa, quindi vado a fare 2 e 3 catenelle e vado nel archetto a fare 1, 2 e 3 maglie basse, 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2 e 3 nella quarta. Ok, andate avanti così, adesso abbiamo superato il punto critico, andate avanti così. Ok, quando arrivi alla fine del giro,
abbiamo fatto tutto il giro. Quando arrivi alla fine del giro fai le 3 catenelle e ti inserisci l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, quella dove c'era il segnapunto, e chiudi con una maglia bassissima. Portati al centro delle 3 maglie basse, quindi con una maglia bassissima ti porti al centro, fai una catenella e entri all'interno con una maglia bassa. Ok, questa è la nostra prima maglia che sta al centro delle 3 maglie basse. Ok, allora a questo punto dobbiamo iniziare a fare i ventaglietti. Noi ne abbiamo sempre fatti 9, invece adesso ne faremo solo 7. Quindi abbiamo modificato le catenelle qui, anziché 4 sono 3. Ora modifichiamo anche il ventaglio, anziché 9 saranno 7. Quindi 1, 2, 3, 6 e 7. Ok, ne abbiamo fatte 7. Come al solito blocchiamo la maglia con una maglia bassa nella maglia bassa centrale sottostante e poi andiamo a rifare di nuovo le nostre 7 maglie alte per creare il nostro ventaglio, e vai avanti così per tutto il giro. Ci ritroviamo quando hai finito il giro vicino al tuo segnapunto. Arrivati anche alla fine del giro con gli archetti, come vedi sono arrivata con le 7 maglie alte, devo agganciarmi nella prima maglia bassa, quindi tolgo semplicemente il marcapunto e vado a puntare l'uncinetto nella prima maglia bassa, prendo il filo e lo porto all'interno, e così ho finito il giro degli archetti. Ora devo ricominciare. Quando ricominciate dovete fare dei ventaglietti, quando ricominciate dovete fare i ventaglietti, dovete stare sopra sopra l'archetto. Allora, abbiamo finito il giro dei ventaglietti e dobbiamo fare quello degli archetti. Quindi quando dovete ricominciare a fare il giro degli archetti dobbiamo salire sul ventaglietto. Ok, mi è venuto il dubbio, e l'orario, mi è venuto il dubbio e quindi era meglio ridire le stesse cose, magari, vabbè. Allora, quindi dobbiamo andare di nuovo al centro, ma attenzione, abbiamo solo 7, non 9 maglie alte, ne abbiamo solo 7, quindi con il filo andiamo a fare solamente 2 maglie bassissime, 2, non 3, ma 2. E invece nella terza facciamo la maglia bassissima, ma è qui che andiamo a fare una catenella, rientriamo dentro e facciamo la nostra prima maglia bassa, sempre meglio. Ok, quindi una catenella, ok, entriamo e facciamo una maglia bassa e mettiamo il nostro segnapunto. Ok, nella maglia alta successiva facciamo la seconda maglia bassa e nella maglia alta successiva la seconda maglia bassa. Quindi sul ventaglietto faremo sempre le nostre 3 maglie basse del archetto. Quindi andiamo a fare 3 catenelle. Abbiamo diminuito, quindi dobbiamo continuare con lo stesso numero. Saltane solo 2, nella terza vai a fare 1, 2 e 3 maglie basse. 1, 2, 3. Ne salti solo 2 maglie, nella terza vai a fare 1, nella quarta 2, nella quinta 3. Ok, come vedi, e niente, continui così, i giri sono sempre questi, quindi abbiamo semplicemente e soltanto diminuito di 2 maglie il nostro ventaglietto e di una maglia il nostro archetto, e dovete continuare così, continuate così. Se volete diminuire ancora, ricordate di farlo in dispari, cioè
E le catenelle ovviamente no, possono essere anche pari, quindi anziché 3 possono essere 2. Per il ventaglietto, visto che dobbiamo fare le 3 maglie basse, ne toglierei altre 2 in modo tale che sono sempre dispari, 2, 4 e 5. Quindi adesso sono 2, 4, 6 e 7, tolte 2 diventano 5, quindi mantenete il numero dispari sul ventaglietto. Ok, io penso che vi ho spiegato tutto, vi ho spiegato come ripartire. Quando ritornate da questa parte chiudete il giro con una maglia bassissima nella prima delle vostre maglie basse, ok, questa qui, poi andate nel centro con una maglia bassissima, passa in questa centrale, come abbiamo già fatto, e fai le tue 7 maglie alte. Io procedo così, non diminuisco ulteriormente, non voglio che la maglia, che la manica si stringa, e quindi vado avanti in questo modo perché mi piace. Questo modello lo vedo proprio portato per questa manica, ma è un mio semplice gusto, ok? Quindi buon proseguimento. Ed eccoci qua, siamo alla fine della nostra creatura. Finalmente è nata, vi voglio far vedere come vengono gli angoli sotto che sono perfetti. Ho fatto semplicemente come vi ho spiegato, le maniche le ho lasciate così come vi ho detto, avete visto che non le ho fatto lunghissime le maniche perché non mi piacciono troppo lunghe, però ovviamente voi scendete fino al punto che desiderate, e questa volta è forse una delle poche volte che le ho lasciate ampie. Immaginatevi ora questo cardigan anche estivo. Io ce lo vedrei benissimo, veramente benissimo. Allora, anche la parte che poi abbiamo fatto come rifinitura è poi sempre la stessa, no? Perché abbiamo semplicemente continuato a girare per tutto il perimetro del nostro cardigan, e quindi abbiamo creato questa parte che ha alzato anche il nostro collo. Vedi? Ha alzato anche il nostro collo. Se per e questo, come vedi, è venuto perfetto. Se per caso tu noti che qui ti sfarfalla un pochino, piuttosto diminuisci qualche maglia. Io sono andata così perché mi veniva veramente, veramente bene. E poi cosa ti devo mostrare ancora? Niente, la chiusura, la parte dietro e la parte sotto, e quindi direi eh, che ci siamo, ci siamo. Anche per questo progetto ho lavorato veramente tantissimo, proprio tantissimo, ho dovuto studiare parecchie parti perché venisse bene e soprattutto perché siano chiare, fossero chiari per voi. E spero che vi sia piaciuto realizzarlo con me. Il risultato lo vedete, mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi quanto piace a me. Grazie per avermi seguito, al prossimo tutorial!